Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo nostro nuovo video. Se vi piacciono i nostri contenuti mettete mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella così che non perdete nessuno dei nostri contenuti. Oggi vi vogliamo portare a conoscere un gioiellino di Casa Honda della prima metà degli anni 90. Sai di cosa si tratta? Scopriamolo insieme. Ecco il gioiellino di cui vi si parlava. È la vera e autentica Honda Civic EG6. Quella che monta il motore 1600 aspirato. Ma VTEC? Rigorosamente VTEC. È quella che ha una potenza massima di 160 cavalli e una coppia massima di 150 Nm a 7600 giri minuto. E limitatore? Stacca a 8300 giri, direi che per i canoni dell'epoca è un bel motorino. Oh, guardala, è esagerata, nonostante è una macchina che ha bene o male quasi 30 anni, ha delle linee particolarmente moderne. Una secondo me delle più belle macchine fatte di questa categoria. Dai, allora portami a fare un giro, dai. Ok Francesco, parlami di questa Civic. Allora, questa Civic purtroppo, e sottolineo purtroppo, non ha avuto un grosso successo. In quegli anni probabilmente per un prezzo di listino particolarmente elevato. Per portarsela a casa ci volevano circa 37 milioni delle vecchie lire, quando le sue dirette concorrenti si trovavano a dei listini decisamente più bassi. Vedi la Golf GT che costava circa 25 milioni, mentre la Peugeot 205 GT ce ne voleva circa 22 milioni. C'è da sottolineare una cosa, telasticamente parlando sono macchine completamente diverse. Questa costava decisamente di più, ma aveva delle innovazioni tecniche molto avanti per quelle che erano gli standard di quegli anni lì. Partiamo dalla Civic e dal sistema di sospensione anteriori, che è sì un sistema MacPherson, ma diciamo migliorato, più avanzato. Monta un sistema MacPherson a doppi triangoli, mentre per quanto riguarda la Golf GT e il Peugeot 205 montavano un sistema MacPherson tradizionale. E questo immagino dia un bel vantaggio alla Civic. Sicuramente diventa molto più precisa e molto più diretta in inserimento curva. Per quanto riguarda le sospensioni posteriori? Allora, per quanto riguarda le sospensioni posteriori, questa monta un sistema di sospensione a bracci indipendenti. Rispetto alle rivali, allora prendiamo in considerazione la Golf. La Golf aveva un sistema di sospensione a ponte rigido che per quanto mi riguarda lo considero osceno e imbarazzante. Per una macchina sportiva non è il massimo. No, direi di no. Mentre per quanto riguarda la Peugeot 205 era un po' più all'avanguardia rispetto alla Golf, perché comunque aveva un sistema di sospensioni a branchi indipendenti soltanto senza molle, ma utilizzava un sistema a barre che sostituiva il lavoro che svolgevano le molle in sostanza. Ho capito. Sinceramente a me non piace nemmeno quel sistema lì, diciamo è molto facile assettarla con quel sistema di sospensione lì, Okay. però molto meglio bracci indipendenti stile questa Civic, ecco. Okay. Ma parliamoci chiaro, tanto lo so cosa volete sentire voi. Un po' di gas? Sì, cazzo, esatto. Scusa una curva poi. Il motore. C'ho la pelle d'oca, davvero, è incredibile. Più che altro 300.000 km ragazzi, 300.000 km. Sentila. Tra l'altro devo essere sincero, anche le gomme tanta roba. Sì, non si può dire però. Io voglio aggiungere il motore esagerato. Il motore esagerato, però voglio dire subito una cosa.
Nonostante non abbia il differenziale, non ha tanto sottosterzo, Sarà che è leggera, no? Leggera. Il vantaggio è che, ora, non vorrei dire un'eresia, ma mi sembra malapena sui 1000 kg. Esatto, sì, dovrebbe essere sui 1000. Nonostante il fiato comunque ce l'ha e il suono è oggi. Esagerato. Incredibile. Una moto. Ma sarà meglio alleggerire un po' in piede perché... Sì, se no finisce il video male. Ecco, se no il video potrebbe finire male, sì. Comunque sì, appunto il motore E poi la cosa che a me mi esalta è che quando uno vuole andare tranquillo, spinta sotto 3000 giri, il motore non si sente, Esatto. diventa quasi un'utilitaria da tutti i giorni. Ok, adesso riassumiamo un po' i pregi e difetti, dai. Intanto mi riprendo un attimino perché ho fatto una sudata non da poco. Esatto. Allora, difetti sono sincero, ho delle grosse difficoltà a trovare un difetto. Vabbè, magari la trazione, dai, se vogliamo proprio essere pignoli. Allora, se si vuole essere pignoli, se avesse avuto il differenziale autobloccante, quel leggero sottosterzo che si sente sulla guida sportiva sarebbe a quel punto praticamente nullo e sarebbe diventato una macchina probabilmente immensa. Però a quel punto, se già costava 37 milioni senza differenziale autobloccante, non è che Honda te l'avrebbe regalato. No, non credo. Ho qualche dubbio. Quindi, diciamo, come difetto forse quello. Sì. Per quanto riguarda pregi, allora, innanzitutto è precisa. Il cambio, nonostante sia leggermente lungo, però le marce entrano da sole. Sì. Qui si vede comunque la tecnologia Honda, perché comunque in tutti i cambi che hanno fatto nelle macchine sportive la precisione di inserimento delle marce è sempre stata di un livello altissimo. Lo sterzo diretto forse poteva essere appena più diretto, però è anche vero che, come ha detto Marco prima, c'ha 270.000 km, ci si avvicina alla soglia dei 300.000, probabilmente qualcosa dal punto di vista tecnico ha perso, dal punto di vista meccanico ha perso. Esatto, poi magari insomma, ora è sempre un'utilitaria, va bene la sportiva e tutto, però insomma non si può avere uno sterzo direttissimo su un'utilitaria, insomma, No, perché non è banale da guidare, insomma. Esatto, probabilmente Honda l'ha anche resa così per facilitare l'utilizzo di tutti i giorni. Certo. Che secondo me è in una macchina sportiva una cosa da non sottovalutare. Mai. Ok, sono arrivate alle conclusioni. Allora, per quanto mi riguarda, e penso anche Marco, ma poi ti direi la tua, io sono particolarmente innamorato di questa macchina e devo dire che Honda a suo tempo ha fatto un lavoro egregio. Concordo in pieno, cioè se si pensa agli anni in cui è uscita, il motore, il telaio, il fatto che è super leggera, le sospensioni, per me è esagerata. Tra l'altro, se è passato un periodo in cui nessuno se la cagava, no, parliamoci chiaro, no. Perché le sue quotazioni si aggiravano intorno a 1500 euro, ora ce ne vuole dagli 8000 in su per portarsene a casa una, e che comunque sono tutte macchine che hanno fatto un sacco di chilometri, quindi sotto i 200.000 chilometri secondo me ce ne sarà 3 Sì. se si trovano, e poi Esatto. molte sono swappate. Sì, quindi direi che se siete interessati a quest'auto di sbrigarvi, perché si stanno aumentando veramente, la valutazione sta aumentando tantissimo. Considerate comunque la potete fare ASI, quindi bene o male un po' di sgravi fiscali ci sono. Quindi insomma è il momento, è ora, Il momento o mai è più. Altrimenti ti rischia di diventare una macchina per poi. Esatto. Come sempre ragazzi, se il video vi è piaciuto mettete like, iscrivetevi, attivate la campanellina, così non perdete Quella che io oggi ho scoperto che esiste. E così almeno non perdete nessun contenuto. E niente, grazie di tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!